Buongiorno ragazzi, stamattina direzione, torniamo un po' bambini, vero Mauretto? Dopo il disastro di ieri è ovvio che io voglio tornare bambino, non avere responsabilità. Povero, amo, è rimasto malissimo ieri. Abbiamo il drone ancora in terapia intensiva. Nei Chissà. prossimi giorni vediamo cosa succede. Comunque, torniamo bambini ed andiamo a visitare il villaggio dei Puffi, e vai. noi puffi siamo così. Noi siamo i puffi blu, Puffiamo su per giù, due mele poco più. Belin che curva qua, Belin che curva. È chiamato villaggio dei puffi in modo simpatico proprio perché rispetto ai pueblos blancos che abbiamo ovunque qui in Spagna è colorato di azzurro. Le case sono completamente azzurre. Strettina, Strettina, per sì. arrivare a Hutzcar. Faceva un freddo cane questa notte, per fortuna avevamo la stufetta. Sono le 9:15 del mattino, siamo partiti presto e già la temperatura si sta scaldando, quindi si sta decisamente meglio. E beh, d'altronde i puffi si devono nascondere a Gargamella, quindi devono andare, deve essere il villaggio in un posto abbastanza Isolato, isolato e che non sia riconoscibile. Perché poi c'è il gatto Birba si chiama, Birba. che va alla ricerca dei puffi e se li trova è un casino, Eccoci al paese dei puffi e via, andiamo a vedere dove c'è grande puffo Mauro e puffetta Betty. Siamo arrivati al paese dei puffi, Hutzcar. Possiamo anche cantare. Noi puffi siamo così, noi siamo i puffi blu, puffiamo su per giù, due mele o poco più. E poi com'è che fa? Non me lo ricordo più. Ti senti puffo per un giorno? Sì, e però nonostante tutto che sia nascosto che hanno arrivato anche Gargamella e Birba. Stanno dando la caccia al castagnito qua, che è il castagno. Eh sì, siamo arrivati proprio dai puffi, guardate che bei colori, bellissimi. Il primo paesino che non è un pueblos blancos, che ha le case un po' di un colore diverso. Carinissimo, ora andiamo a scoprirla. Oggi è domenica, non si va a scuola, quindi i libri sono solo per le ripetizioni. Siamo alla Fuente della Chorrera, questo paesino è troppo carino. Un bimbo impazzisce qua, impazzisco io che non sono più una bimba, guarda che bella. Ho trovato la puffetta. Guardate che bella. Oh, è un po' grande rispetto a me. È un po' grandicella, vero Mau? Coi tacchi, ha più tacchi di me, puffetta. Vero? Com'è che si fa?
Ci hai fatto caso che qui dicono meno hola o buenas rispetto Buenas, sì. a 3-4 giorni fa? Sì, Dicono rispetto. più buenos dias, quindi buenos dias. Buenos Sì. dias. Signor. Pausa, caffè e è arrivato un tortone al cioccolato da un aspetto ottimo, lo assaggiamo subito. Tieni. Mangia tu. La Nutella qua sotto. Dai, Buono? Si mangia? si mangia molto volentieri. In un paese azzurro non può che esserci un pullman azzurro. E in questo paesino dei Puffi c'è pure una zipline che avremmo voluto fare. È qua. Ma è chiusa. Riuscirebbe anche Mauro a farla. Sono sotto Massimo 100 kg. La fa Micio? Ciao, bellissimo. Miau. Miau. Oh, si gratta Miau. Coccolone. Paesino è delizioso, queste casette azzurre sono carinissime. Un vecchio non può fare che il grande puffo. Io sono il vecchio e non posso che fare il grande puffo. Grande puffo Mauro. Sempre al paese dei Puffi abbiamo trovato un altro cartone non inerente ai puffi, al quale Mauro è particolarmente interessato. Ora vi spiega perché. Abbiamo sì l'ape Maia, non so questo chi sia, Suo amico. l'amico dell'ape Maia, ma portano le maglie dell'Inter, vedi? Anche qui sono interiste le ape Maie. Non è gialla e nera come solitamente è l'Ave Maia, ma È nera azzurra, l'Inter. Ci siamo stati abbastanza nel paese dei Sì. Puffi? È piccolino, adesso ce ne andiamo. Beh, non ci trattiamo poi così male neanche noi, perché tortina tortilla di patate e cipolle, cozze al naturale con un po' di vino bianco, un po' di insalatina, vabbè, un vino e il pescatito. Hai fatto vedere dov'è Carletto? Carletto è qui, proprio qui dietro di noi, eccola qua Bettina, si sta benissimo. Quindi anche noi adesso ci trattiamo bene. Un saluto a tutti. Noi adesso mangiamo. La Bettina si è già fatta la sua insalatina. Buon appetito! Buon appetito! Non male come location questa per il pranzo di oggi. Vero Mau? Ha già finito le sue cozze oggi. Ci ha dato di cozze. Ci sono i cadaveri. Fammi vedere. Tutte se le mangiate. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. Bene, direi. E Mauro che fa ora? Dorme. Parcheggiato Carletto, abbiamo ripreso le nostre fidate biciclette e siamo arrivati ad Antequera, questo
cittadina. villaggio, una bella Cittadina anche abbastanza grossa, molto bella. piena di chiese. Guardatela da qua sotto. Chiese cristiane, chiese musulmane. E perché dell'Alcazaba, quasi al tramonto del sol, che ne dite? Stupenda anche questa. Questi paesini sono uno più bello dell'altro, dovremmo fermarci in tutti, ma è praticamente impossibile, sono talmente tanti, talmente belli. Arriva il toro. Toro? Hola. Siete pronti per la corrida? No. Aquí se sta a comar. Tomar e comar. Tomare e comare. Siamo arrivati in cima alla collina della chiesa del Carmen di Antequera. Il sole al tramonto, abbiamo un'immagine stupenda della città. Da qua veramente meravigliosa, venite a vedere. Carletto, poverino, sta salendo. Molto ripida. Se continua a montarlo. Oh amore, se ci va di culo, pare che abbiamo risolto il gas. Ho fatto gli occhi dolci a un vecchietto di un distributore di benzina e mi ha dato una bombola del gas. La bombona. Da 5-6 giorni che stiamo girando per acquistare una bombola nuova e non ce la danno manco con il Guarda che c'è un contratto. Ciao Antequera! E poi dite, siamo tornati in Sardegna. Questo è il Supramonte, guardate un po', identica. Stiamo tornando in Sardegna, l'entroterra sardo. È questo. Ah, io direi. Aio. Siamo a una cinquantina di chilometri scarsi dal mare. Da Malaga, Quella è esattamente. Malaga. E questo è un panorama veramente splendido, veramente splendido. Posto delizioso. Fa un po' freddo, c'è un po' d'aria, siamo a 1000 metri d'altezza e quindi... 1000 siamo arrivati? più o meno. 1380. Siamo saliti in un poco, quindi. Questi sono gli incontri del parco. Buongiorno, Buongiorno.
abbigliamento copertissimo. Ormai qua sembra quasi inverno, c'è un sole che spacca le pietre, ma l'aria è muy fria. Siamo esattamente al Parco Naturale del Torcal di Antequera. 1500 metri di altezza a 50 km dal mare. Tosto, da Malaga. Impegnativo. Il parco l'abbiamo qui, ora ci facciamo una bella passeggiata nel parco e vi facciamo vedere un po' di immagini. Partiamo dal parcheggio. Carletto è là ben parcheggiato là in fondo. Betty è qui che è vestita come se andasse sull'Annapurna. Ho freddo, c'è un'aria gelida. E iniziamo il sentiero verde. Parte da qui. 45 minuti. Sei pronto, Mauretto? Comunque ripeto, siamo tornati in Sardegna. Questo è il Supramonte. Orgoso, Supramonte di Orgoso. Lo spettacolo di queste concrezioni è veramente unico, molto bello. In questo cielo terso. Dove si sente parlare solo Mauretto, c'è un silenzio tombale. L'unico che parla a vocione. Sono zitto. No, non è vero, devi parlare, amore mio. Guarda che bella questa. Descrivi. Qua durante il periodo estivo probabile che ci abbiano girato anche dei film di spaghetti western. Sì, può essere. Guarda, queste montagne qua dietro. Bellissime. Molto bella, poi qua non c'è praticamente nessuno. Ruta verde a izquierda. Il posto è molto bello. Poi siamo in queste vallette riparate dal vento. Nonostante siamo a 1500 metri di altezza, si sta decisamente bene. Infatti io mi sono anche già tolto la giacca. Sì, anch'io lo farò a breve. È pieno di animali. Prima abbiamo visto dei camosci, degli stambecchi. Sono un po' più piccolini dei nostri, delle Alpi, sono d'Italia un po' più piccoli. Ma non scappano, sono abbastanza tranquilli, si vede che sono abituati alla presenza umana. Questo è un passaggio tipico di Gorropu, guardate il nostro video dell'anno scorso. Davvero una meraviglia della natura, evidentemente tutte queste guglie sono scolpite dal vento, qui il vento da mare arriva abbastanza impetuoso, anche oggi è vento, siamo riparati, però è veramente impetuoso e probabilmente negli anni, nei secoli, nei millenni ha scolpito queste rocce in questa maniera veramente spettacolare, molto belle.
là, non so se si vede nella GoPro, c'è una mamma. C'è una mamma stambecco con il suo cucciolo. No, un camoscio. Camoscio, eccolo che si alza. Se ne va Mauro. È andato. Qui ecco che spiega come sono formate queste rocce, le origini del karst del Torkal. Prima di 200 milioni di anni c'era il mare, la fauna marina, i fossili. 20 milioni di anni fa sono emersi i rilievi, piove, l'acqua filtra, il vento scava ed ecco, dopo la dissoluzione continua, come si presentano adesso. Questo paesino, ma che testa c'ho? Aspetta. Quando cantiamo la canzoncina, Mauretto, quando siamo al sole, dai, Diciamo al sole. dopo la cantiamo, dei puffi puffosi, la gente chiacchiera e chiacchiera e chiacchiera. Non si può fare un video in silenzio perché la gente parla. Stoppo perché non è possibile, questi chiacchierano troppo. Vai tu sull'altalena? Forse meglio di no. Però ogni tanto guarda anche nella camera perché inquadri per terra. Tieni la camera che non la voglio più. Metti, qui ci vogliono i magut bergamaschi per finire il muretto. Perché qua hanno lasciato... A metà, la malta ancora fresca che qua si secca, come fanno a continuare se si secca?